Ciao! Io sono Yamil e in questo video tratterò 10 curiosità su Tokyo Ghoul. Sigla! Vi ricordo che in questo video è presente spoiler sulla serie, perciò se non l'avete vista o non avete letto il manga, ve lo consiglio, andate a vederlo e poi tornate qua. Ma prima di tutto, domanda del giorno: conoscete questa serie? Vi piace? Quali sono i vostri personaggi preferiti? Io trovo che Tokyo Ghoul sia una serie molto interessante. All'inizio l'ho iniziata più che altro perché vedevo che la vedevano tutti, e poi pian piano ho trovato che davvero era interessante. Come personaggi preferiti non ho nessuno. E ora, curiosità. 1. La relazione tra Sasaki e la proiezione mentale di Kaneki è simile alla sua relazione con la sua proiezione di Ritz, in passato come Kaneki. Ritz tentava spesso Kaneki di arrendersi al suo sé Ghoul, mentre Kaneki cerca di farsi accettare da Sasaki. Entrambe le proiezioni rappresentano il lato Ghoul di se stesso. 2. Kaneki si traduce come albero d'oro, mentre Sasaki si traduce in legno vantaggioso. 3. Sia Kaneki che Yamori hanno subito metodi di tortura simili ed erano entrambi completamente cambiati rispetto ai se stessi. Yamori si trasformò in un killer psicologico che uccide più per divertimento che per mangiare, mentre Kaneki divenne freddo e spietato, ma conservò il suo desiderio di proteggere i suoi amici. 4. Toka canonicamente ha i capelli neri, tuttavia, a causa del tempo necessario per inchiostrarli, Sui Ishida ha semplicemente dichiarato di immaginarla coi capelli neri. 5. Eto ha la capacità di mangiare cibo umano senza effetti negativi, poiché lei è stata mostrata 3 volte mentre lo faceva. Il tutto da situazioni insolite. Durante l'incontro con Nami Ueguchi, Eto tiene in bocca un Daifuku senza evidenti disagi e effetti negativi. Quando ha incontrato Kanae von Roswell, Eto le ha offerto una mela. Se quest'ultima poteva indovinare se Eto era umana o Ghoul, ha quindi iniziato a mangiarla lei stessa, la mela. Per finire, nella copertina a colori del capitolo 116 è mostrato Eto con un pacchetto aperto di snack, anche se in quel momento sembra essere sola. Questo sembra indicare che i Ghoul con un occhio solo, nati naturalmente, sono in grado di mangiare cibo umano. Prima di andare avanti vi ricordo di lasciare un bel like a questo video, iscrivervi se non lo siete già al mio canale, e vi ricordo anche che su questo canale vi sono altri video di altri anime, basta che cercate la playlist sul canale. E ora andiamo avanti. 6. Il 13 scritto in romano, perciò Itz e poi 1111 perciò 3, di Suzuya è anche l'arcano della morte. A parte i paralleli con il triste mietitore, può rappresentare la perdita, la conclusione, la tristezza, la transizione verso un nuovo stato, la trasformazione psicologica e il profondo cambiamento. Il numero può anche essere associato al suo fermaglio per capelli, al suo quick e alla sua associazione con Jason e al lavoro della 13ª circoncisione in Joker, e anche
considerato un numero sfortunato in molte culture ed è associato alla morte, al tradimento e alla perdita. Effettivamente il 13 in molte culture orientali, ma anche come che si dice? Praticamente anche comunque del nord, è effettivamente un numero sfortunato. E posso farvi un esempio davvero concreto, perché io sono andata molti anni fa in viaggio in Austria e a Vienna i hotel, una parte o comunque quello dove sono alloggiata io, non esisteva il piano 13, passava dal 12 al 14. Una cosa davvero particolare, e probabilmente anche le camere non riportavano il numero 13. Questa cosa l'ho trovata davvero strana, anche perché io sono nata il 13 marzo, perciò pensate voi, è una cosa molto strana. Comunque continuiamo con le curiosità. 7. La pratica della cucitura del corpo era originariamente utilizzata solo nella cultura underground ed era usata come forma di estrema espressione di sé. Tuttavia il design del personaggio di Suzuya stesso ne ha suscitato una maggiore consapevolezza e più persone, oltre a quelle al di fuori di questa cultura, hanno iniziato a prenderne parte. 8. The Black Goat Age di Sen Takatsuki era un libro che Ritz e Ken Kaneki amavano leggere nel capitolo 1. Per coincidenza, l'ambientazione e i personaggi del libro mostrano somiglianza tra i due. Ritz è simile a The Black Goat, che ha un appetito goloso per gli umani, e Kaneki, a cui sono stati trapiantati gli organi di Ritz, può anche interpretare come il figlio di The Black Goat. Le espressioni di Kaneki nel mondo dei ghoul e le lotte con la sua natura ghoul mostrano un parallelismo col protagonista del libro. 9. Per gli interessi di Psycho, la serie fa molti riferimenti numerosi ad altre opere. Nella sua stanza vi è un poster della serie Imouto Umaru-chan. Può essere visto lì. E fa riferimenti a giochi online come Final Fantasy XI, mentre parla nel sonno. 10. Il cognome di Arima e Sasaki sono entrambi presenti nell'elenco delle famiglie Kuke del Giappone durante lo shogunato Tokugawa. Il clan Arima era il primo della lista, mentre l'ultimo della lista era il clan Rokaku, in cui molti hanno continuato a mantenere il cognome del loro originale, il clan Sasaki. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così vi ricordo di condividerlo e alla prossima! Bye bye!